saluto a tutti ragazzi, da me Michelangelo, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari 330 P4, la macchina che nel 1967 ha vinto le 24 ore di Daytona, l'unica Spider delle tre arrivate sul podio, tutte Ferrari, battendo la Ford GT40 MK2 in casa Ford, con i due piloti Lorenzo Bandini e Chris Amon. La macchina è stata riprodotta in scala 1:8 dall'editore Centauria, l'uscita è la numero 16 delle 110 previste. Saluto e ringrazio tutti i miei iscritti, i miei abbonati. Ragazzi, sono attivi gli abbonamenti. Chiunque di voi abbia qualche soldino in più e non sa cosa farsene, c'è qui Michele. C'è qui Michele. Comunque ringrazio davvero tutti voi e i miei iscritti che contribuiscono in maniera proprio concreta ad aiutarmi economicamente. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore. Agli altri, sempre che ne abbiano piacere, dico questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Adesso vi faccio vedere quello che ho trovato in questa uscita, la numero 16. Quello che vedete è tutto in metallo. Il telaio posteriore lato sinistro, guardate il traliccio, che bello. Questo è il braccetto superiore della sospensione posteriore sinistra. Qui troviamo la lettera L. Il supporto dell'ammortizzatore. Anche qui la lettera. Mi piace perché è proprio massiccio. Lo stelo dell'ammortizzatore. E infine il supporto motore sinistro, che è quello che poi andrà messo così. Adesso di tutto questo che ho appena visto insieme a voi non monteremo assolutamente nulla. All'interno abbiamo anche due serie di viti. Adesso ve le faccio vedere. Dove sono andate a finire? Eccole qui. Ovviamente, essendo tutto in metallo, le viti sono da avvitare nel metallo. BM AM. E adesso procediamo a terminare il nostro motore. Prendiamo la coppa dell'olio . Vado a levarmi tutte le più piccole imperfezioni che possono determinarmi un non corretto assemblaggio poi quando andremo a metterla sotto. Bene, controllo anche qui. Ecco, vedete, qui c'è questa parte che se non vado a consumarla un po', e anche qui, vi troverete poi la coppa dell'olio che non aderisce perfettamente qua alla battuta. Adesso va bene. Vado a svitarmi le 4 viti BM
queste. Mi sono creato il filetto qui, le userò poi per chiudermi l'altra parte del motore. Questa la vado a mettere così. Bene, poi vado a prendere uno dei 3 tubi che andremo a mettere poi insieme, ecco perché uso plurale, mi state guardando, lo facciamo insieme. Questo, che andrà poi inserito qui e verrà tenuto fermo dall'altro pezzo quando andrò a chiudere tutto. Però non lo mettiamo subito, andiamo a mettere invece prima l'altro pezzo di qua, questo. Così. Questo lo faccio entrare da una parte all'altra, ecco qui, ecco. Così. Adesso posso mettermi le 4 viti BM. È bellissimo questo motore, mi piace davvero tanto. Che particolari. Non stringo tutto subito, lo sapete. Metto prima tutte e 4 le viti, controllo e poi stringo. Se vi siete creati i filetti, vi basterà girare al contrario la vostra vite. Quando sentite il dentino, adesso vi faccio sentire, sarete certi di aver preso correttamente il filetto e potrete avvitare in sicurezza. Avete sentito? Eccola qui. Controllo. Qua non è che mi piaccia un granché, sinceramente, come è rimasto. Qua bisogna ancora centrarlo, secondo me. Si può fare di meglio. Un attimo, metto la pausa perché così è veramente brutto, non si può vedere. Beh, molto meglio così di sicuro. Avete visto poi, come vi avevo detto nel video precedente, sono andato a tagliarmi tutti questi tubicini qui perché sono molto più ordinati così. Adesso prendo questo. Lo so, state già guardando questi tubi che in realtà ancora non dovevano essere messi perché bisogna andare a fare le sezioni, ma io mi sono studiato il video per cercare di non farlo troppo lungo ed essere più chiaro possibile nella spiegazione, anche se le istruzioni, a parte qualche foto sinceramente abbastanza discutibile,
sono molto chiare, quindi metto questo pezzo così e qui abbiamo un foro per andare a mettere quest'altro pezzo qua sotto il fascio, qui. Io comunque faccio questo preassemblaggio e poi sapete che vado a staccarmi tutto e mi vado a incollare ogni pezzo, così come ho fatto anche per la testata qua per il coperchio delle punterie. Vi ricordate che rimaneva un po' sollevato sia qua che anche da questo lato? Adesso è perfetto e mi piace così. Bene, adesso guardate, prendete il tubo trasparente e andiamo a fare 6 sezioni, dove una di 12 cm, ecco perché penso che così sarà più chiaro il video, 12 cm la attacchiamo alla sesta candela, iniettore qua. Andiamo chiaramente verso destra adesso. La quinta candela è di 11 cm. La quarta candela è di 10,5 cm. La terza candela è di 9,5 cm. La seconda candela è di 8 cm e infine la prima è di 7,5 cm. Adesso attenzione. Le campate nel disegno specifico qui si suddividono in F e B. 9 è il numero comune, F e B. Adesso vi spiego. Cominciamo con la campata F. La campata F sono il tubo numero 6, 5 e 4. Ecco qui, questi tre qui. Poi prendo il numero 6, quindi il più lungo, guardate, e lo vado ad attaccare sul primo perno. Adesso vi faccio vedere, Faccio un ingrandimento dell'immagine. Ecco, questo rimane scoperto, non si tocca. Quindi il tubo più lungo, non guardate che adesso non lo metto in maniera ordinata, vi voglio far vedere a voi dove va messo. Comunque vabbè, questo ovviamente va fatto passare sotto, facciamo fare le cose fatte bene, va? Così. E va messo qui. Poi, questo da dove è uscito? Questo qui. Avete visto quello che vi spiego sempre? Questo era completamente inserito nella candela numero 3. Ma una volta che si fa la sede e il tubo, se non lo incollate vi si staccano tutti. Attenzione, torniamo a noi. Adesso prendo il tubo numero 5, vi ricordo che stiamo andando con numero decrescente, 6, 5, 4, 3 fino a questo è l'1, ok? Quindi il numero 5, e lo vado ad attaccare a quello subito sotto. E la candela 4 a quello sotto ancora. Poi vanno ordinati, ve l'ho detto, non lasciateli così.
tutti messi uno sopra l'altro, metteteli bene. Vedete, addirittura non riescono neanche a stare dentro il perno così, neanche per farvi vedere il video. Comunque questa è la candela numero 4. Guardate, non sta. Neanche per farvela vedere sta. Comunque vi faccio vedere, guardate. Eccola lì. Spero sia chiaro. E questa è la campata F. Adesso abbiamo la campata B. La campata B è ancora più semplice. Dobbiamo andare a mettere tutto su questi 3 perni qui. 1, 2 e 3. Quindi adesso prendo la candela numero 1, quindi la prima di qua, e la vado a mettere sul primo perno superiore. Quello lì. La candela numero 2 subito a quello in mezzo e poi per esclusione l'altro, la candela 3 a quello sotto. E abbiamo finito di inserire i nostri tubi benzina. E infine questa, eccola qui, e la candela 3 qui. Vi sarete accorti che io non ho ancora messo sopra il pezzo con i tromboncini, con la scatola dell'aspirazione. Perché? Perché non sarei stato in grado di farvi vedere tutto questo lavoro. Ovviamente questi poi vanno abbassati. Questo è quello del serbatoio qui della benzina, il tubo di sfiato. Lo facciamo correre sotto così. Ecco. Questo tubo è quello che parte da qui. Vedete? Questi poi vanno abbassati come gli altri. E adesso posso andare a mettere questo. Così. I tubi sono corretti, perfetto. Prendo i tromboncini. Però prima di farlo manca ancora un pezzo. Adesso ve lo faccio vedere perché l'avevo smontato, l'avevo rimosso nuovamente per evitare che potesse danneggiarsi. Prendo quindi i tromboncini. Questi sono tutti uguali, non dobbiamo vedere nessun ordine. Adesso io non li inserirò fino in fondo perché sapete che poi devo andarmi a incollare tutti i tubi, altrimenti faccio fatica poi a toglierli. Però vedete, avendo incollato tutti i collettori sotto, è tutto fermo, stabile. E questo qui, così come quest'altro quest'altra campata, deve guardare verso la bobina a spinterogeno, altrimenti avete montato il collettore sbagliato, perché questo è L1 sinistro, questo è R1, poi tutti gli altri hanno semplicemente la lettera senza il numero.
E infatti, come potete vedere, guarda verso la bobina, così come anche questo. Mi è rimasto solo da mettere quest'ultimo tubo, il montaggio è poi così terminato e vi saluto. Ecco qui. Però volevo fare una cosa curiosa. Voglio pesarlo. Secondo voi? Avete idea di cosa potrà pesare? Io credo proprio di no, perché pesa molto più di quello che possiate minimamente immaginare, perché sembra piccolo, ma non lo è. Supera il mezzo chilo di peso, guardate, 510 grammi, che per i nostri amici che hanno un'unità di misura differente dal chilo, il peso è questo. In ultimo voglio soltanto misurarlo in centimetri. Eccomi, mi piace darvi queste informazioni perché vi basterà aprire un metro per potervi rendere conto. Guardate, il punto più distante da qui è 19 centimetri, alto 9 centimetri, qua ovviamente di più, e largo 7,5 centimetri. 7 centimetri. Adesso avete proprio tutto. Io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, quindi sabato, tra qualche giorno, dove ci sarà l'uscita numero 17 della Ferrari 330 P4, l'uscita numero 99 della Lancia Stratos HF Livrea Italia e l'uscita numero 49 dell'Audi 4. Ecco qui, stavo cercando di togliere la batteria. E queste ultime due che ho menzionato sono campioni del Rallye di Monte Carlo, la Lancia Stratos del 1976 con il grande pilota soprannominato il Drago Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga, mentre l'Audi 4 vinse il Rallye di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Bene, saluto tutti voi nuovamente, ciao ragazzi, e mi raccomando, se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, condividete i miei video nei gruppi dedicati su Facebook. Ciao a tutti, oppure parlatene in mezzo alla gente, fate pubblicità ragazzi, fate crescere questo canale povero. Ciao a tutti.